Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una delle storie paranormali più misteriose e affascinanti di sempre, almeno secondo me. Chi è appassionato come me di paranormale non può non conoscere il fantasma più famoso d'Italia, che ancora oggi viene studiato o discusso da appassionati del genere, ricercatori del paranormale, scettici o solo curiosi. Sto parlando del mistero di Azzurrina, la bambina che in pieno Medioevo sparì dal suo castello senza lasciare alcuna traccia. Questa storia sembra che sia stata solo tramandata oralmente, quindi una leggenda, e che non ci siano fonti scritte che confermerebbero la sua esistenza, ma forse qualcosa è stato trovato, qualcosa che parla di lei. Andiamo a vedere. Amici, prima di immergerci in questa nuova incredibile vicenda vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, ma adesso iniziamo. Se dovessi scrivere o anche solo immaginare un luogo infestato da fantasmi, penserei all'istante ad un tetro castello che svetta oltre un fitto bosco. Centinaia di stanze sarebbero percorse da lunghi corridoi con appesi alle pareti dipinti di personaggi storici. Una luce fioca di poche candele accesa illuminerebbe questi bui ed inquietanti ambienti, spazi immensi, mobili antichi, lugubri sotterranei. Una coltre di nebbia e grigiore avvolgerebbe questa angosciante dimora e solo per il pensiero di passarci una sola notte mi farebbe gelare il sangue nelle vene, perché lì ci sarebbero, nella mia fantasia, centinaia di anime in cerca di pace, pronte a sbucare nel nulla al calar della notte da uno di quei corridoi. La storia che sto per raccontarvi oggi si è svolta all'interno delle mura del castello di Montebello di Torriana, in provincia di Rimini, in Emilia-Romagna, ma voglio darvi giusto due cenni. Ci troviamo proprio nell'entroterra di Rimini e il castello svetta nel punto più alto della valle. Sembra che fu abitato già in epoca preromana e che siano visibili ancora oggi delle tracce celtiche che abitavano quelle zone. Ma i primi cenni del castello li abbiamo dai Malatesta, che governarono lì fino al 1400 circa, passando poi ai conti Guidi di Bagno, che ne sono ancora oggi proprietari. Il castello ha un grande valore storico, è stato restaurato dopo un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale ed è ancora oggi meta non solo di turisti e amanti della storia, ma soprattutto per gli amanti del paranormale che vanno sulle tracce di Azzurrina. Ma chi era Azzurrina? Nel 1305, all'interno delle mura del castello di Montebello, nacque una bambina di nome Gwendalina. Era figlia del feudatario Ugolinuccio, detto anche Uguccione. La particolarità che però segnò la breve vita di questa bambina fu il suo albinismo. Capelli bianchissimi, occhi azzurro cielo e una pelle candida come la neve. Furono le caratteristiche che purtroppo sconvolsero dopo la sua nascita non solo i suoi genitori, ma purtroppo e soprattutto tutto il popolo di Montebello. Calcolando che eravamo in un'epoca medievale, che una simile diversità, se di diversità possiamo parlare, rimandava subito ad uno scherzo del demonio o ad un atto di stregoneria, anche se della stregoneria ne avremo i primi cenni molti anni dopo, Gwendalina venne discriminata non solo perché era nata femmina, e sappiamo benissimo quanto in quell'epoca contasse avere un primogenito maschio a cui tramandare il proprio regno, ma soprattutto venne additata per il suo aspetto fisico, perché i suoi tratti sembravano prettamente più nordici rispetto a quelli mediterranei dei genitori. Questo fece pensare subito alla popolazione che la mamma di Gwendalina avesse tradito il marito. Anche se da quello che si tramanda oralmente sembra che i genitori amassero davvero tantissimo questa bambina e che fecero di tutto per proteggerla dalla cattiveria e dalle dicerie degli abitanti di Montebello. Infatti, per paura che Gwendalina fosse vittima di qualche scriteriato, la mamma già in tenera età cominciò a colorarle i capelli con delle tinture
nere naturali dell'epoca, ma purtroppo la combinazione della scarsa capacità dei capelli albini di trattenere altri pigmenti e purtroppo la scarsa presa delle tinture di quell'epoca, perché erano tutte vegetali, diede ai capelli della bambina un colore molto vicino all'azzurro, che in combinazione con gli occhi azzurri chiarissimi che aveva le fece guadagnare il soprannome di Azzurrina. Anche il padre cercò a modo suo di proteggere la figlia e le assegnò 2 guardie che avevano il compito di sorvegliarla giorno e notte senza mai perderla di vista, e le fu vietato anche di lasciare il castello. Ma tutto questo purtroppo non servì a sedare gli animi della gente, anzi non fece altro che alimentare storie su questa bambina, tanto da arrivare a pensare che forse Gwendalina era una strega. Passano gli anni e il 21 giugno del 1375, durante il solstizio d'estate, un violento temporale si abbatte su Montebello. Come da ordini del padre, che in quei giorni si trovava fuori dalle mura del castello perché era in battaglia, non le era permesso giocare fuori. Le 2 guardie che le sono sempre accanto stanno seguendo tutti i suoi movimenti, perché Gwendalina sta giocando con una palla fatta di stracci all'interno delle mura del castello, quando ad un certo punto la palla rotola giù per delle scale che portano ad una ghiacciaia sotterranea. La bambina corre dietro la sua palla per cercare di recuperarla, e Domenico e Ruggero, le sue 2 guardie, non la seguono perché non sono preoccupate, dato che la stanza lì sotto non ha altre uscite, ma all'improvviso un urlo disperato della bambina li fa correre all'istante in suo soccorso, e quello che succede dopo ha davvero dell'inspiegabile, perché di Gwendalina e della sua palla non c'è più alcuna traccia. Il castello viene setacciato giorno e notte per giorni interi alla ricerca della bambina, ma purtroppo non verrà mai più ritrovata. Ma la cosa che ho letto più angosciante, tra le tante altre cose, è che il temporale che si era abbattuto quel giorno cessò improvvisamente proprio nello stesso esatto istante in cui scomparve Azzurrina. Da allora, ogni 5 anni e nel giorno del solstizio d'estate, si può udire la voce di una bambina, ma non solo, risate, pianti e il rimbalzare di una palla fa da eco tra quelle mura infestate. Sono state moltissime nel corso degli anni le testimonianze di persone che hanno avvertito questi rumori, e diversi studi e ricerche si sono susseguite nel tempo proprio alla ricerca di tracce di questi suoni. Ma si dice anche che il castello sia infestato non solo dal fantasma di Azzurrina, ma anche da altre anime, e che durante alcune visite guidate diverse persone hanno accusato malori come svenimenti e stati d'ansia. Adesso vi faccio ascoltare una delle tante registrazioni della voce di Azzurrina. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è l'esistenza all'interno del castello di una panca color rosso sangue. Questa panca avrebbe più di 1000 anni e con il tempo non si sarebbe neanche minimamente deteriorata. C'era raffigurata una donna incinta dentro una tenda, e una leggenda avvolge questa panca. Sembra che fu portata in dono dalle crociate, che servisse per il controllo delle nascite. Difatti, quando il popolo arrivava ad una soglia prestabilita di abitanti, le donne incinte venivano legate braccia e gambe su questa panca per impedirle di partorire, facendole morire dissanguate insieme al loro feto. E si narra che il colore rosso di quella panca fosse proprio tutto il sangue versato da quelle povere donne. Un'altra particolarità è il quadro molto famoso che ritrae Azzurrina e che è stato appeso in cima a quelle scale dove lei scomparve, dopo la visione di una famosa pittrice romana, Novella Parigini, che lo dipinse dopo uno stato di trance. Ma torniamo ad Azzurrina e vediamo insieme alcune ipotesi sulla sua esistenza e sulla sua morte. Qualcuno arrivò ad ipotizzare che la bambina fosse morta in seguito alla caduta dalle scale e che le guardie
per paura di essere uccise dal loro padrone per la loro negligenza, nascosero il corpo della bambina e inventarono poi la storia della scomparsa. Una storia diversa invece della sua vita ce la racconta Leo Farinelli, scrittore di libri e trasmissioni sul paranormale, che dopo aver ripercorso tutte le tappe di quell'epoca tra documenti che riguardavano il castello e le persone che vivevano in quei luoghi, ci parla proprio dei genitori di Gwendalina, Ugolinuccio della Faggiola e Costanza Malatesta. Pensate che i due furono obbligati a sposarsi dal papato per unire i due regni e quindi aumentare la loro potenza, ma soprattutto per far cessare la faida tra i loro due casati. Quando nacque Gwendalina, i suoi colori così particolari, bionda, non albina, con gli occhi azzurri, fece pensare subito ad un tradimento da parte di Costanza, e questa cosa sembra che costò la vita alla bambina proprio per mano del padre, che assoldò un sicario per farla sparire subito dopo che ebbe il suo amatissimo erede maschio da una relazione con una delle sue amanti. L'assenza di fonti scritte, anche per via del fatto che del Medioevo conosciamo delle storie che ci sono state tramandate solamente oralmente, non ci permette di avere certezza su quale sia la verità su tutta questa storia. I primi cenni di Azzurrina li abbiamo nel 1989, quando dopo un restauro i conti Guidi di Bagno aprirono al pubblico il castello a pagamento, e questa cosa cominciò ad insinuare qualche dubbio nelle persone, pensando che tutta questa storia fosse stata creata ad hoc per poi averne un tornaconto economico. Ma attenzione, perché sembra che esista un documento risalente al 1620 scritto da un parroco del paese che parlerebbe proprio di una bambina simile a Gwendalina, e il titolo di questo documento sarebbe Mon Belli et Delina, che significa Montebello e Delina, e da questo documento sembrerebbe che il nome della bambina non fosse Gwendalina, ma forse Adelina o Delina. Questo confermerebbe la presenza di una bambina in quell'epoca all'interno di quel castello di Montebello, una bambina con una storia talmente particolare da riportarla dentro un documento ufficiale di chiesa. Purtroppo però sembra che nessuno abbia potuto mai vedere questo documento, e quindi anche questa storia rimane un mistero. Ma ci sono altri testi, soprattutto uno di Tommaso Molari, scritto nel 1900, che parlerebbe di spiriti, folletti, rumori strani nella notte, vagiti paurosi di anime che chiedono pace, sempre legati al castello di Montebello. Ci sono stati anche diversi studi e ricerche da parte di scienziati, ricercatori del paranormale, che si sono recati all'interno del castello sulle tracce di Azzurrina, anche delle troupe televisive importanti, e sembra che qualcuno sia riuscito a registrare una voce infantile che chiede mamma, dei rumori come pioggia, vento, rumori di temporali e altro ancora, mentre altri ricercatori invece purtroppo non sono riusciti a registrare nulla di particolare. Amici, che storia triste e davvero malinconica, un vero mistero. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi è solo una leggenda che si è tramandata nel corso dei secoli, magari ingigantendosi e abbellendosi ogni volta di più, oppure Azzurrina è esistita veramente? Potrebbe essere possibile che sia valida la teoria che la bambina sia morta successivamente alla caduta dalle scale e che le due guardie ne abbiano fatto sparire il corpo, oppure è tutta una storia inventata di sana pianta per un tornaconto economico dai conti Guidi di Bagno nel 1989. Potrebbe essere che solo alcune volte la bambina ha scelto di farsi sentire ed altre invece sia solo rimasta
in silenzio a guardare i curiosi che entrano in cerca delle sue tracce? Amici, siamo arrivati al termine di questa storia per oggi. Scrivetemi nei commenti perché sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi di questa storia. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo venerdì con il prossimo caso. Ciao amici!